Visto che tanti di voi me l'hanno chiesto, ho deciso di fare questo video per spiegare come configurare le FM9 per catturare dei pedali o degli amplificatori e vedremo come farlo sia con NAMM che con Tonex. Quindi per prima cosa configuriamo i collegamenti sulla nostra FM9, ma gli stessi principi potete applicarli anche ad AXFX ed FM3 ovviamente, con alcune differenze su FM3. Quindi per prima cosa ci serve qualcosa per mandare il segnale dal nostro computer alla pedaliera. In questo caso ho scelto di usare l'input USB e dopo andremo a vedere come configurare la nostra DAW o Tonex in questo caso per mandare appunto il segnale su questa uscita. Dopodiché sulla griglia andiamo a collegare questo blocco ad un'uscita analogica per poter mandare questo segnale al nostro pedale o amplificatore. Vi consiglio di usare l'out 3 o su AXFX anche l'out 4 oppure su FM3 invece l'out 2, perché queste sono le uscite pensate per essere usate come FX loop e quindi già senza interventi particolari mandano fuori un livello vicino a quello che ci serve, ma dopo andremo a vedere anche come calibrare i livelli in base a cosa vogliamo usare per suonare poi con la cattura. E già da questa schermata probabilmente vedete qualche indizio. Dopo aver collegato appunto l'ingresso del pedale a questa uscita, l'uscita del pedale lo collegate invece all'input e vi consiglio anche qua di usare non l'input 1 ma il 2, il 3 o il 4. Questo perché l'input 1 sui Fractal ha una circuitazione particolare che è pensata più che altro per collegare direttamente uno strumento e ridurre il rumore sul segnale dello strumento, e quando si è vicini al clipping aggiunge anche un po' di distorsione, un po' di soft clipping al segnale per far sì, diciamo, che reagisca, che la chitarra veda un qualcosa di simile ad un amplificatore. A conseguenza di ciò mi sono accorto che l'input 1 non è perfettamente trasparente e per questo scopo a noi invece ci serve un ingresso che sia il più possibile trasparente, anche a discapito di aggiungere un po' di rumore in più. Anche perché comunque poi il rumore non sarà un problema, visto che l'uscita di un pedale o di un amplificatore è già ad un livello abbastanza alto che il rumore di fondo dell'ingresso non è un problema sicuramente. Dopodiché possiamo decidere se far ricevere al computer direttamente il segnale che arriva a questo ingresso, e sulla FM9 si può fare tranquillamente andando ad usare gli ingressi USB 7.8, vedete se lo configurate così in questo modo il PC, la DAW, riceve appunto il segnale senza alcuna modifica, ma ho deciso di fare in altro modo perché ciò ci consente poi di andare a modificare il livello e poter avere una calibrazione precisa di quel livello. E quindi ho collegato il blocco input 2 invece all'out 1, che è quello che poi effettivamente manda il segnale alla DAW o a Tonex. Qui serve un piccolo accorgimento però, perché su Fractal i blocchi output vanno a boostare il segnale di circa 18 decibel e quindi per evitare di andare subito in clipping dovete andare a settare il livello dell'uscita out 1 appunto a meno 18. Io ho messo il valore preciso, qua spunta meno 18.1 ma in realtà sarebbe meno 18.06 circa. In questo modo al PC arriva esattamente lo stesso livello che arriva all'input 2. Come dicevo prima però io, oltre a fare questi collegamenti, ho calibrato i livelli in modo che ciò che viene catturato sia già pronto per i pedali di IK Multimedia, cioè il Tonex Pedal o il Tonex One, perché entrambi hanno un livello massimo di ingresso di 8 dB, cioè gli 0 decibel full scale, cioè i decibel digitali corrispondono appunto a questo livello analogico. L'FM9 invece ha un headroom ben più ampia di questi 8 dB e quindi dobbiamo andare a modificare i livelli appunto per far sì che, diciamo, il software pensi che stia ricevendo un ingresso 8 dB
e in uscita pure mandando 8 dBu. E far ciò è abbastanza semplice. Praticamente dobbiamo andare a ridurre il livello che va all'uscita, dove è collegato l'ingresso del pedale o dell'ampli che vogliamo catturare, ed andare a sottrarre la differenza praticamente tra il livello massimo di uscita che ha l'FM9, l'Out 3 in questo caso, che è di circa 18 invece di BU, ed è per questo motivo che qua ho settato meno 10. Fra poco vi spiegherò anche perché è meno 10.15 come ci sono arrivato a quel valore, e poi fare la stessa cosa nel blocco input. In questo caso è 9.75 anziché più 10. Se invece lo scopo è di suonare col plugin di Tonex, magari usando proprio la FM9 come interfaccia audio, allora potete tralasciare tutto ciò e andare a settare il livello dei blocchi input USB e input 2 a 0. In questo modo il plugin sarà già pronto per il livello che riceve dalla vostra chitarra l'FM9 o il Fractal in generale. Una cosa fondamentale è anche andare a spegnere i gate nei due blocchi input, perché questi possono falsare la cattura, e assicurarsi anche che i global EQ siano disattivati, perché ovviamente altrimenti rischiate di andare a colorare il segnale di ciò che state catturando, e a meno che non sia una cosa voluta, ovviamente non è l'ideale. In ogni caso allegherò questo preset e anche quello per NAMM sotto questo video, quindi se volete evitarvi tutti questi sbattimenti vi basta semplicemente scaricare i preset già pronti e usarli come vi sto facendo vedere. Magari la mia calibrazione non sarà precisissima sui vostri fractal, perché comunque ci sono sempre le tolleranze di costruzione di mezzo, e quindi, che ne so, questi miei meno 10.15 decibel magari sul vostro dovrebbero essere meno 10.30 o qualcosa del genere, però insomma alla fine 0.1 0.2 decibel probabilmente manco li sentite, quindi stiamo a parlare veramente di dettagli minuscoli. Una cosa fondamentale però per la calibrazione è andare a settare i settaggi globali come indicato qua, cioè input 2 sensitivity AD, cioè quello che trovate qui sempre nel setup. Questo qua deve essere settato al 15% e per l'out 3 il boost pad a 6 decibel nel caso del Tonex. Questi diciamo sono i settaggi ottimali per minimizzare i rumori di ingresso e uscita, nonché stare sicuri di evitare il clipping e anche di aggiungere una certa distorsione dall'ingresso o dall'uscita dell'FM9, perché quando ci si avvicina comunque al punto di clipping un po' di distorsione la aggiunge sempre, quindi è bene tenersi sotto di almeno 6 decibel. Una volta fatto ciò andiamo nel nostro bel Tonex Modeler, selezioniamo come sempre ciò che vogliamo profilare, mettiamo che sia uno stomp appunto, e le connessioni vanno configurate come vedete qua. Quindi il nostro strumento va nell'input 1, quindi selezioniamo l'ingresso USB corrispondente, che in questo caso è in 5. In ogni caso lo vedete che c'è scritto tra parentesi quadre in 1 instrument. L'uscita che va al rig che vogliamo catturare, quindi al pedale in questo caso, deve essere quella che va al blocco USB input, e quindi out 7 o out 8 in questo caso, ma vi consiglio di mettere il 7 in modo da mantenere sempre lo stesso canale in tutta la catena, cioè il canale sinistro. Poi l'uscita dal pedale, come abbiamo detto, andava all'input 2 che a sua volta va nel blocco out 1, e quindi qua andiamo a selezionare appunto in 1 out 1 block L, cioè sempre il canale sinistro del blocco out 1. E poi per monitorare volendo possiamo usare out 3 e out 4. Volendo potremmo anche fare al contrario, cioè usare nella nostra griglia l'out 2 al posto dell'out 1 e andare a monitorare invece con l'out 1, e quindi andandolo a selezionare da qua. Insomma, qua non cambia nulla, sta a voi la scelta. Dopodiché potete procedere con la cattura. Unico avvertimento è che quando poi ci sarà da fare il refine, e quindi vi farà ascoltare sia il modello appena creato che il pedale vero, se mantenete questo preset attivo
Sul pedale vero sentirete un bel po' di gain in meno, proprio perché c'è attiva questa riduzione, questa attenuazione nel blocco input. Volendo basta cambiare ad esempio canale e metterlo a 0 e a quel punto dovrebbero suonare pressoché identici. Ovviamente questo problema non c'è se state catturando per suonare col plugin e quindi se avevate già messo in partenza l'output level a 0. Anche per NAM vale sostanzialmente la stessa cosa, con la differenza dei livelli, perché comunque NAM consente di aggiungere i metadati per la calibrazione, quindi possiamo scegliere qualsiasi livello vogliamo di riferimento. In questo caso io ho scelto 12.5 dBu per vari motivi. Uno perché è all'incirca il livello più alto che mi consente l'FM3 di mandare fuori e ricevere senza aggiungere particolare distorsione dal suo ingresso e dalla sua uscita, appunto. Quindi diciamo registriamo un segnale più pulito possibile. Secondo, anche perché 12.5 dBu è un livello poco più alto di quello massimo che può raggiungere qualsiasi cosa alimentata a 9 volt, come possono essere pedali, pick up e così via. E quindi ciò significa che abbiamo abbastanza headroom per la stragrande maggioranza di dispositivi, perché qualsiasi dispositivo che funziona a 9 volt, a meno che non ha un trasformatore o un moltiplicatore di tensione all'interno, può raggiungere appunto un segnale massimo di 9 volt picco picco, che corrispondono a circa 12.27 dBu. Ho lasciato quel poco di margine in più per essere sicuro appunto di arrivare al massimo della distorsione che può produrre quel pedale, appunto mandando un segnale così alto, perché comunque oltre appunto ai 9 volt picco picco il pedale produce hard clipping, cioè taglia di netto l'onda, e quindi non abbiamo informazioni in più rispetto a quello, sia perché anche mettendo il volume al massimo di un pedale alimentato a 9 volt non possiamo mai eccedere questi 9 volt picco picco, e quindi sono sicuro che non clipperò mai il segnale che sto registrando. Ovviamente poi ci sono anche chitarre e pedali alimentate a 12 o 18 volt addirittura. In quel caso magari vi conviene spingervi un po' di più, però come detto aggiungerete un po' di distorsione dagli ingressi e dalle uscite dell'FM9 che magari coloreranno un po' la cattura, quindi non so se ne vale la pena. Se state catturando un amplificatore invece il suo livello di uscita potete regolarlo come volete, perché tanto in genere per un ampli non serve la calibrazione di uscita, perché conviene più usare la normalizzazione invece di NAM, in modo che vi tenga tutti i profili all'incirca allo stesso volume. L'unica cosa che conta in quel caso è appunto evitare il clipping e avere comunque un segnale abbastanza alto rispetto al rumore di fondo. Sia che usiate una load box, sia che stiate microfonando la cassa collegata all'ampli, insomma, in tutti i casi in genere potete regolare il livello prima che entri di nuovo nella FM9. Ovviamente nel caso di un ampli microfonato vi servirebbe un preamp da collegare tra il microfono e l'ingresso del Fractal, perché comunque non ha un preamp microfonico. Se volete usare un altro livello di riferimento, comunque basta sempre che prendiate questo preset già pronto che troverete sempre sotto il video e andare a modificare i livelli di conseguenza. Ad esempio, mettiamo che vogliate calibrare per 10 dBu anziché 12,5, basta andare a sottrarre questi 2.5 dBu dal livello del blocco USB input, quindi anziché mettere meno 5.65 metterete meno 7.15. Stessa cosa all'inverso, invece nel blocco input 2, anziché 5.26 metterete 7.76. Una differenza rispetto al preset per le catture Tonex è il pad dell'out 3, come vedete qua è indicato 0 dB, quindi andate di nuovo nelle impostazioni e settate questo boost pad a 0 anziché a 6 dB. Questo per evitare che vada in clipping l'output, visto che comunque qua stiamo usando dei livelli più alti rispetto a Tonex. Una volta fatto questo, andate nella vostra DAW,
importate il file di input di NAM, che può essere quello standard V3, insomma quello che trovate su TON 3000, oppure anche uno custom come questo che ho fatto io, il TTS Input V11, che serve per ridurre un po' l'aliasing, diciamo è un po' più lungo rispetto a quello standard, però ha questo vantaggio. Andate ad impostare nella DAW ingressi e uscite della FM9, dopodiché assegnate l'uscita della traccia appunto al blocco USB input, che in questo caso io ho chiamato Reamp 2, comunque sono sempre le uscite 7 o 8 USB. Poi aggiungete un'altra traccia che invece sarà quella dove registrerete il segnale di ciò che state catturando, e questa deve essere assegnata appunto all'out 1 o, se avete cambiato prima, all'out 2, e dopodiché potete cominciare a registrare il vostro reamp. Una cosa a cui stare attenti con NAM è che la lunghezza del file esportato deve essere esattamente uguale a quella del file di input, quindi dovete andare a selezionare appunto l'intervallo in modo che corrisponda esattamente a questo. Cosa comunque abbastanza semplice da fare. Se il progetto è impostato a 120 bpm, la fine corrisponderà esattamente alla battuta numero 151 con questo file, almeno con quello standard non mi ricordo esattamente, ma cade pure su una battuta precisa, quindi non c'è grossa difficoltà ad allinearli, insomma. E la seconda cosa a cui stare attenti è poi che il file va esportato in mono, e almeno su Cubase questo comporta qualche problemino, nel senso che quando esportiamo in mono fa una somma un po' strana e praticamente il livello di uscita vi viene di circa 6 decibel più alto, quando in realtà dovrebbe essere uguale a quello di un solo canale. Quindi quello che vi consiglio è di registrare direttamente in mono, però su una traccia stereo, cioè significa che abbia questi due pallini anziché uno solo. In questo modo non interverrà la pan low della DAW, che è quella che diciamo stabilisce che livello debbono avere le tracce mono rispetto a quelle stereo sostanzialmente, e potrete andare a prendere direttamente il file salvato durante la registrazione senza bisogno di esportarlo, e questo vi evita appunto sbalzi di livello non voluti. Se poi siete nerd come me e volete farvi la vostra calibrazione precisa e accurata, vi spiego quello che ho fatto io per calibrare. Praticamente nella mia DAW sono andato ad usare un plugin che genera dei toni di test, come ad esempio quello che è già incluso in Cubase, che si chiama Test Generator, ma ne trovate anche di gratuiti. In questo modo possiamo appunto generare un'onda sinusoidale, cioè un segnale fondamentalmente stabile che rimane sempre allo stesso livello. Io l'ho settato a 0 decibel in modo che appunto mi mandi il massimo, quello che mi interessa andare a misurare. Dopodiché ho preso il mio bel multimetro. Se non ne avete uno, io questo l'ho comprato su AliExpress a circa 20 euro e devo dire che è molto preciso. Tra l'altro prendete il cavo che viene dall'uscita out 3 o out 2 se siete su FM3 e andate a misurare il voltaggio. Nel mio caso, come vedete, è 3.267. E se andate sul mio sito, nella sezione Audio Tools trovate questo Levels Calculator e mettete qua il livello che vi interessa convertire, ad esempio 12.5 dBu, cliccate Convert e qua sulla destra vi dà i valori che corrispondono a 12.5 dBu in varie unità di misure. E come vedete 12.5 corrisponde a 3.26 circa 27 volt RMS, e quindi direi che corrisponde alla perfezione, almeno in questo caso, perché comunque poi qualche piccola variazione di voltaggio c'è anche se semplicemente cambiate cavo, perché comunque magari ha una resistenza diversa. Insomma, le misurazioni analogiche purtroppo non sono mai così precise, però anche qui stiamo parlando di dettagli minuscoli, per cui se sul vostro leggete 3.25 anziché 3.27 non è un grosso problema. E ovviamente in questo caso
è già il valore esatto perché ho già fatto la calibrazione prima, che se ad esempio invece setto USB input a 0, vedete che il valore è ben più alto, 6.26 e 3 e 4. Però sempre sfruttando questo tool potete fare il procedimento inverso, cioè mettete volt RMS, scrivete il valore che avete letto sul multimetro, quindi 6.264, e vi viene fuori 18.15 dBu. E quindi per arrivare ai nostri 12.5 automaticamente saprete che dovete andare a sottrarli da questi 18.15 e quindi sono 5.65, che guarda caso è proprio il valore che avevo usato qua. O stessa cosa poi per Tonex, se dovete andare a 8 dBu dovete sottrarre 10.15 appunto. Occhio però che non clippiate sempre l'output, perché ovviamente se c'è clipping il valore che leggete sul multimetro è fassato, e in tal caso anziché usare 0 dB nel generatore di toni di test potete andare ad impostare qua meno 6 ad esempio o meno 10 e regolarvi di conseguenza. Una volta che la nostra uscita è calibrata non abbiamo più bisogno del multimetro perché abbiamo già quel segnale che sappiamo essere appunto a 12.5 dBu e quindi ci basta collegare questo stesso cavo all'ingresso che useremo per registrare il reamp. E vedete già qua dalla stessa DAW che abbiamo i livelli di ingresso e stereo in out 1, cioè il blocco out 1 dove arriva il segnale che andremo a registrare, corrisponde perfettamente all'uscita di questo plugin, che al momento è impostato a meno 6 e qua leggo esattamente meno 6. Se lo metto a 0, se ne va a 0 anche questo. Quindi la calibrazione funziona alla perfezione. Su stereo in 2 invece leggete un valore diverso. Questo perché appunto ci sono questi 5.26 in questo caso decibel di boost appunto sul blocco input, che è dopo quel valore che legge la DAW, perché quello legge appunto ciò che entra senza alcuna modifica. E con questo controllo appunto sono andato a compensare questa differenza per avere esattamente gli stessi decibel invece sull'out 1. Lo so, il discorso è un po' confusionario, però una volta che avete bene chiaro in mente poi come funziona, non è così complicato come sembra. Tra l'altro poi nei preset in realtà troverete anche un'altra scena calibrata con valori diversi, perché comunque questa differenza tra ciò che legge, diciamo, l'input 2 e quello che arriva all'out 1 cambia leggermente in base al settaggio di AD sensitivity che andate ad impostare. Se appunto anziché al 15% lo impostate al 2,5 appunto, qui serve un boost leggermente diverso rispetto a prima, perché prima era 5,25 e adesso per ottenere di nuovo lo stesso livello sull'out 1 mi serve 5,65 anziché 5,25. Vi faccio vedere infatti che se rimetto la scena 1 qui leggo un valore più basso, meno 0,4. Diciamo anche queste discrepanze sono sempre dovute a tolleranze di costruzione dei componenti probabilmente, anche perché considerate che Fractal sulla regolazione di AD sensitivity praticamente va a boostare il segnale in digitale quando si riduce in analogico e viceversa per mantenere sempre lo stesso livello in digitale, però appunto visto che ci sono componenti analogici di mezzo probabilmente il calcolo non è così perfetto e magari cambia anche da unità ad unità, quindi c'è sempre da fare insomma qualche prova per trovare i valori precisi. Ma in ogni caso se avete intenzione di usare appunto come target questi 12 o 12,5 dBu, le impostazioni su cui l'ho calibrato già vanno benissimo, quindi poter lasciarlo così. Non so fino a che punto sia diciamo legale questa cosa, però tutto quanto ho già detto finora si può usare non soltanto per catturare pedali e amplificatori veri, ma volendo anche per catturare gli algoritmi di amp e drive di Fractal. Ovviamente se lo fate evitate di condividere le catture, usatele solo per uso personale. Comunque per farlo in sostanza basta che andate ad eliminare out 3 ed input 2 e al suo posto mettete quello che volete catturare, ad esempio il blocco amp, collegate il tutto e siete già pronti per catturare.
Spero che questo video vi sia stato utile. In tanti di voi me l'avevano chiesto, visto comunque lo spopolare di dispositivi come il Tonex o il Sonulab Stomp Station Pro, che consentono di caricare catture, e molti comunque utilizzatori di Fractal li usano anche come backup, e quindi può essere utile avere i propri suoni comunque in un dispositivo così piccolo. E visto che comunque i nostri Fractal sono anche delle ottime schede audio, magari è giusto saperli sfruttare al meglio anche per fare queste cose, e anche perché comunque in futuro Fractal aggiungerà, come sappiamo, il supporto ai profili NAM, quindi mentre aspettiamo la nuova generazione magari ci troviamo già pronti con alcune delle nostre catture fatte per bene. Detto questo, fatemi sapere nei commenti se avete altre domande o se c'è qualcosa ancora che non è chiaro. Cercherò di rispondere un po' a tutti. Vi mando un saluto come sempre e vi do appuntamento al prossimo video. Ci vediamo presto. Ciao!